Buongiorno ragazzi da Giresun. Buongiorno. Ieri sera poi abbiamo lasciato Trebisonda definitivamente, ci siamo spostati di circa 2 ore, un'ora e mezzo o 2, Sì. poco più di 150 km, ora non mi ricordo quanto, e siamo arrivati qui nella città di Giresun. Ci siamo fermati a dormire in questo parcheggio abbastanza tranquillo Sul Mar Nero. sul Mar Nero sempre. C'è stata un po' di musica fino a mezzanotte circa, ma poi hanno staccato tutto e dopo abbiamo dormito benissimo. Esatto, ora l'idea è di rimetterci in movimento verso ovest, direzione Samsun. Ora Tutto con la Sun. Tutto con la Sun. Non si è capito. Perché c'è il Sun, c'è il Sun, c'è il sole. Quindi che regga sto Sun. Speriamo. Santo Sun. Santo Sun, Sun Sun. Ci siamo fermati amici per fare il carico d'acqua. Abbiamo trovato questa multifontana. Fede sta predisponendo il tubo. Carichiamo l'acqua nel nostro Charlie. Com'è? Viene abbastanza? Mentre Fede fa il carico dell'acqua vi volevo dare una notizia, perché ieri passando appunto in queste regioni costiere del Mar Nero notavamo, oltre alle coltivazioni di tè che già vi abbiamo fatto vedere, tantissimi alberi, e infatti è pieno, ovunque vi giriate ci sono questi alberi molto verdi in questo momento. Quindi lì per lì ci siamo domandati cosa fossero. La risposta è arrivata leggendo sul web e la risposta è proprio qui davanti a me. Signore e signori, sono nocciole ad essiccare. Vi chiederete cosa c'entra? C'entra perché la Turchia, scusate il traffico, siamo a fianco alla strada, la Turchia è il maggior produttore mondiale, e sottolineo mondiale, di nocciole. È stimato, se non ho letto male, un 530.000 tonnellate di tutto il volume. Ovviamente, come vi dicevo, le regioni qui costiere del Mar Nero, per il clima, per l'umidità, eccetera eccetera, sono le favorite. Insomma, un bel primato. Poi qualcuno dei nostri amici e follower sa benissimo di cosa parliamo. Vero Tony e Luisa? Voi in fatto di nocciole siete ben ferrati. Un saluto. Ciao Tony, ciao Luisa. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Allora, abbiamo trovato una bella spiaggia con la sabbia poi. Rarissime. E invece c'è una bella spiaggia bella grande, che hanno anche pulito, Sembrerebbe di sì, perché effettivamente c'è pochissima plastica. Ora vediamo se il posto ci piace e rimarremo qui stanotte. Si è alzato un po' di vento che non è proprio caldo, giubbottino, infatti. Però il sole c'è, insomma è bello passeggiare sotto il sole. Allora, siamo rientrati dentro Charlie perché fuori si è alzato un gelido venticello, quindi... Chiamalo venticello, è una bora. Nel frattempo ci prepariamo per lavorare un po' al computer, dobbiamo girare i sedili, poi mangeremo
Che fai? Oggi dormiamo qui comunque, se abbiamo deciso di stare qui. Perché non ci sono gli operai al Se non lavoro. ci cacciano gli operai, appunto. E Non a questo, no, infatti, a questo punto volevo farvi vedere anche il tappetino che abbiamo comprato, quello nuovo al mercato l'altro giorno. Ce lo siamo fatti già tagliare su misura e l'abbiamo già posizionato. Come vedete, questo è il tappetino verde che sostituisce quello vecchio. Ci piace tanto. Abbiamo sempre il problema del portapotti che va tenuto costantemente sotto controllo, praticamente lo svuotiamo quasi tutti i giorni e purtroppo questo è. Ora giriamo il sedile e ci mettiamo un po' al lavoro. Pranzo pronto, un buon piatto di farfalle con il sughetto che abbiamo comprato in Georgia, quello bello piccantino che l'ometto diceva non era piccante, alla faccia se non è piccante. Un po' è piccante. Perché sì. ci sono i peperoni. Peperoni, ma c'è anche il peperoncino. Sì. Buongiorno ragazzi, come vedete non siamo più sulla spiaggia, ci siamo dovuti spostare perché ieri sera verso le 10:30 è venuta la polizia a bussarci ai vetri e a mandarci via. Ci hanno semplicemente detto che lì non potevamo rimanere, non abbiamo capito il motivo, per cui ci siamo dovuti spostare in fretta e furia. Siamo venuti qui nella vicina città di Ordu, che però ci ha riservato tanti problemi nel trovare un parcheggio. Infatti abbiamo girato un paio di luoghi dove poter stare, ma abbiamo sempre trovato il cartello di divieto di sosta per i camper e quindi alla fine gira e rigira abbiamo trovato questo parcheggio in mezzo a questi palazzi dove abbiamo passato la notte. Stamattina poi alle 4:30 si è messo a cantare anche il muezzin, come vedete abbiamo la moschea proprio qui dietro di noi a 2 passi. Stamani abbiamo deciso di lasciare questa città definitivamente e quindi proseguiremo il nostro cammino in direzione Samsun per poi prendere la via interna. Abbiamo individuato un luogo che sulla carta sembra essere molto carino e quindi abbiamo deciso di andare in questo posto. Walked this street 1,000 times or more, and I hope that I still do when I'm old. Here, memories flash in front of me, I see them clearly. A life I once had is sealed in this town of concrete and stone. Never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Standing in the hallway, as I've done 1,000,000 times before. I have seen this room and walked this floor before, and the walls know every story I have told. Memories flash in front of me, I see them clearly. It's sealed in this house of concrete and stone. And I know
Ciao ragazzi, ben trovati. Allora, dopo una mattinata passata seduti su Charlie a fare chilometri e chilometri di spostamento sempre verso ovest, Esatto. poi ci siamo fermati in un piccolo paesino qui nei dintorni, non siamo più sul lungomare, siamo entrati un po' nell'interno e come vi dicevo questo piccolo paesino per fare giusto un pit stop per 2 generi alimentari freschi, ci mancava qualcosa di fresco, di verdura. Abbiamo individuato un laghetto qui nell'interno, ma veramente piccolo, una pozzetta. Sembra esserci campagna, natura verde intorno e a noi, come sapete, ci piace. Quindi vogliamo cercare un posticino tranquillo per passare 1-2 giorni, vediamo come butta, e rilassarci un attimo, e dobbiamo come al solito fare i nostri lavori al computer, però almeno staremo un po' nella tranquillità, visto che insomma lungo la costa del Mar Nero abbiamo capito che esserci almeno in quella zona un po' di movimento, e nel tratto di costa prima di Samsun e dopo abbiamo capito che i camper, in generale camper e roulotte, non sono proprio bene accetti. Ne abbiamo visti, però abbiamo visto questi segnali di divieto di fermata e sosta, e quindi niente, ieri sera, come vi ha raccontato Fede, sul tardi purtroppo non abbiamo registrato, vabbè, avevamo già la GoPro in carica, quindi è arrivata la polizia, ci ha bussato, anzi la gendarma, perché si chiama così, ci ha chiesto i passaporti, molto gentili, però insomma ci ha detto di andare via, di allontanarci da lì perché non potevamo stare, e quindi rimetti tutto a posto, rifai, l'avevamo già sistemato, ci eravamo già piazzati, e quindi siamo partiti. Si è dormito in un parcheggio nella città, quindi insomma volevamo un attimino stare nel verde, perché dopo un po' la natura ci chiama. La natura chiama, ragazzi. E quindi niente, ora abbiamo fatto questa strada un pochino così dissestata, sterrata, e ora invece stiamo facendo un tratto asfaltato che ci avvicina al laghetto. Il lago si intravede lì, come vedete, e ancora sulle montagne c'è una spruzzata di neve che è rimasta. L'abbiamo detto, entrando nell'interno, nell'entroterra, si sale inevitabilmente sull'altopiano tipico anatolico, e quindi si sale anche di quota, quindi siamo a 800-900 metri già, e diciamo non è freddo per niente, insomma sono già 12-13 gradi, si sta abbastanza bene, insomma. Tra l'altro è anche una giornata molto nuvolosa, cielo coperto, quindi insomma, però la temperatura è buona. Vedi, qui sembra che ci sia una strada, c'è la strada, Che mi dici che c'è una strada? ma è lagazzo, è sotto. Buongiorno a tutti da Federico e da Marta. Buongiorno, ci troviamo in Turchia e precisamente sul lago di Ladik, come lo chiamano qui, Ladik Golu. Abbiamo trovato questo bel pratino verde davanti a questo laghetto dove fermarsi per un giorno o 2, però c'è sempre il solito però. Purtroppo è invaso dai rifiuti, plastica e quant'altro. C'è anche un fontanile molto bello, grande, con acqua corrente, quindi il posto si presta
sta bene per fare un picnic. Infatti qualcuno ha lasciato traccia di un barbecue e purtroppo ha lasciato anche molti rifiuti. Quindi noi ora ci armiamo di guanti e di sacchetti, cercheremo di rendere questo luogo Meglio di come l'abbiamo trovato. Guardate qua la spazzatura che troviamo sotto a questo boschetto in riva al lago. Felici di aver pulito questo spazio verde intorno a noi sul lago. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now all is in your hands. Buongiorno amici! Buongiorno, eccoci di nuovo qua su questo bel laghetto. Abbiamo passato una notte super tranquilla, ma veramente tanto. Tanto tranquilla, c'era un silenzio che da quanto era silenzioso faceva rumori. Non so se avete mai provato quella sensazione del silenzio Assordante. assoluto. Si sente A parte l'aereo che passa ora. Sì, passa ora l'aereo, ma quando c'è il silenzio assoluto si sente il proprio respiro, il proprio battito del cuore. È bello, emozionante. Sì, sì, è vero. Ieri di fatto in questa strada molto secondaria sono passati solo trattori e persone locali, quindi comunque si sta bene qui. Poi complice anche l'arrivo delle belle giornate. Ieri c'era un po' di vento, ma ci siamo svegliati senza vento. Ora la nuvoletta fantoziana. Sì, ma ora si sposta. Abbiamo poi un prato bello pulito. E quindi sì, abbiamo fatto una pulizia ieri grandi per un sacco pulito. Niente, stamani siamo alzati, abbiamo fatto colazione e abbiamo fatto delle cose importanti per Charlie. Sì. Ovvero, visto che c'era il fontanile qui con l'acqua fresca, abbiamo riempito un po' il serbatoio delle acque chiare
Abbiamo cambiato le lenzuola del letto. Abbiamo dato una bella aspirata con il nostro aspirapolvere dentro Charlie, così ora è bello pulito. Sbattuto tappeti, pulito tutto, insomma, pulito un po' davanti. Dato da mangiare al pelosone. Ah già, questo è un molosso numero 1. È un bue. È un bue, gli è saltato a Fede addosso, tra poco lo stende per terra. Ma nel senso sono giocherelloni, sarebbe da fermarsi ore e ore a giocare con tutti, ma vabbè. E invece noi ripartiamo verso nuove mete. Verso nuove mete, quindi andiamo.